Salve a tutti, anche oggi abbiamo un accessorio da fare e vediamolo subito. Ecco, io vorrei fare una stozzatrice un accessorio da applicare a questa piccola fresatrice e che si possa agganciare in modo veloce. Per fare ciò utilizzerò questo riduttore 7,5 a 1 e NMR V40, quindi serie 40, e dovrò applicarlo qui per alleviare lo sforzo degli ingranaggi di questo cambio, perché qui è molto facile puntare e nelle puntature gli ingranaggi ne soffrono molto. Chiaramente qua il problema più grosso che avremo sarà contenere l'altezza per non scendere troppo, quindi dovremo fare tutto in maniera molto compatta. Io per il tornio avevo già fatto in passato una stozzatrice che funziona molto bene. Questa stozzatrice ha già tutti i suoi utensili. Questo è il 4 mm, poi ci vanno messi quelli più grossi, questo per esempio è il 6, poi c'è l'8. Quindi noi faremo una stozzatrice per la fresatrice, che possono andare bene, sempre gli stessi utensili, così da non tornare a rifare tutto. Per chi volesse vedere il video di questa stozzatrice che ho fatto un po' di tempo fa, vi metto il link in alto e ve lo metto sotto anche tra le descrizioni. E via, cominciamo il lavoro. Cominceremo subito ad applicare un cono MT3 da agganciare, però non posso permettermi di infilarla e basta, dovrò farlo strutturale perché il cono MT3 dovrà irrigidire tutto il corpo e quindi dovrò smontare la vite senza fine, saldargli un pezzo di tondo e creargli il cono MT3, tutto un pezzo. Ed ecco terminata la vite senza fine, con già il cono MT3 pronto per essere inserito nel riduttore nuovamente. Però prima di inserirlo mi conviene già provare a posizionarlo sulla fresatrice per vedere se è perfettamente in asse, perché è di fondamentale importanza. Direi che sia perfettamente in asse e questo è molto importante. Ecco, il riduttore è già completato col suo cono MT3. Gli ho tagliato anche questa flangia di fissaggio che a me non serve e mi disturba. Adesso dobbiamo creare un supporto fisico che vada ad agganciarsi all'esterno della fresatrice. Le faremo con queste due piastre d'acciaio che ho già spianato, che andrà una di qua e una andrà da questa parte, così mi fanno un bel punto di forza.
dove posso agganciare tutti i miei accessori. Ed ecco completate le due piastre strutturali per questo riduttore. Sotto qui naturalmente c'è la sede per accettare questo centro, come dall'altra parte. Sotto qui, da qua uscirà il perno del riduttore. Dopo qui ci andranno messe due spine elastiche, una qui e una qui, per il futuro riposizionamento. E adesso andiamo a metterla sulla fresatrice e così vediamo come proseguire. Ed eccolo posizionato sulla fresatrice. Possiamo anche accendere il motore. È perfettamente fermo. E adesso per proseguire dobbiamo fare un collare da mettere qui intorno, da stringere, da poter bloccare la rotazione, che poi probabilmente lo salderemo su queste piastre per fermare tutto il blocco di supporto. Il riduttore comunque rimane smontabile. E niente. Ecco, abbiamo messo su il collare e ora dobbiamo fare la puntatura della saldatura e poi la terminiamo dopo sul banco. Facciamo 3 puntini. Qui ho lasciato 1 millimetro di intercapedine, che se il cono MT3 col tempo dovesse alzarsi appena pochino e abbia modo di poter salire. Ed ecco completata la struttura portante di questo riduttore. Abbiamo saldato un po' l'interno e sotto qui la saldatura non è mai una bella cosa, però in questo caso era l'unico modo per poter riuscire a fare la concentricità perfetta tra cono MT3 e l'anello dello stantufo. Naturalmente il pannello principale rimane comunque smontabile, si tolgono queste due viti e tutte le altre e quindi si toglie e si può, per poter lavorare e fare delle operazioni. Qui ci sono le due brugole da poter stringere forte. E adesso andiamo avanti con gli accessori da montare su questo pannellino. Quindi posso già smontarlo e cominciare a lavorarlo. Eccolo. Ecco, adesso qui dobbiamo applicare questa guida per cuscinetti lineari a scorrimento di sfere. Però come al solito questo tipo di guide ha pochissimi fori di fissaggio,
Quindi qui riuscirei a centrarne solo due, e due è un fissaggio inesistente. Quindi dovrò mettere sotto un rinforzo per allungare un pochino sotto, ma soprattutto per fare una gola centrale da poter incastrare questa, che rimanga nella sua posizione precisa. Quindi, ecco, ho già applicato il rinforzo e adesso gli andiamo a fare la fresatura di 20 mm, profonda 3, che questi cuscinetti accettano. Questo qui è già avvitato da dietro con 9 viti e quindi questo non lo smonteremo mai più e rimarrà stabilmente in questo posto. La fresatura la facciamo col pezzo montato, così siamo sicuri che diventi super allineato e andiamo avanti. Ecco il pezzo appena lavorato. E quindi ora possiamo fissare la guida di scorrimento. E così ora siamo sicuri che non perde il suo perfetto allineamento. Ed ecco piazzata la guida, bella solida. Questo è il cuscinetto lineare che andrà qua, ne andranno due. Questi hanno una precisione assoluta, non hanno il minimo gioco, nonostante abbiano uno scorrimento molto fluido. Sono veramente eccezionali questi cuscinetti lineari. Ho già spianato questa lastra d'acciaio, questo l'ho spianato col tornio, questa diventerà la parte mobile, quella che andrà avvitata su questi cuscinetti e andrà su e giù, e quindi cominciamo già a forarla, a fare questi fissaggi e poi facciamo il resto. Ed ecco forata la piastra di scorrimento. Manca un foro, ma non manca perché mi sono sbagliato, ma manca perché volutamente non l'ho voluto mettere un fissaggio. Ecco, questo è già scorrevole praticamente. Dopo qui ci vanno tutte le altre viti. Adesso qui dobbiamo fare l'asola di trascinamento. Prima di fare l'asola però vorrei fare già il perno qui del riduttore con già un bel disco per sfruttare al massimo lo spazio disponibile. Quindi prima faremo questo e poi questo lo rimandiamo a dopo. Metteremo insieme il disco con questo perno e poi lo saldiamo.
Ed ecco completato anche questo pezzo. E adesso lo mettiamo su per vedere il massimo dello spazio che possiamo ottenere. Ecco, i cuscinetti passano sopra. E qui adesso ci va un cuscinetto più o meno in questa zona che farà da traino per tutto il movimento. Ecco, ho cercato di dargli una prima rudimentale forma. Adesso gli facciamo l'asola di scorrimento. Ora l'ultima passata la faremo con la fresa normale perché questa era da sgrosso, così abbiamo una finitura più precisa. Eccolo. C'è un decimo di scarto. Così non dovrebbe fare rumore. Ed ecco l'asola di precisione. Ecco, adesso con l'asola fatta possiamo determinare il massimo dell'espansione che possiamo usare. L'asola è 62 mm di interasse per un utile di 60. Ho messo questo fermo di battuta sulla brugola, così mi fa da fermo, mi mantiene il pezzo più o meno nella misura desiderata. Ora con l'ausilio di 3 cuscinetti che fanno da battuta perfetta e questo perno col centrino riusciamo a fare la centratura perfetta. Ecco così, i cuscinetti battono perfettamente pari, interponiamo un minimo spessore, eccoli. E qui possiamo già fare la battuta di riferimento. Ecco, ora abbiamo il nostro centrino che ci permette di sfruttare la massima corsa disponibile. Ora cercheremo di dare una forma coerente a questo acciaio, anche di qua. Abbiamo già fatto questa curvatura sinuosa, ora dobbiamo fare anche quest'altra. Chiaramente per fare queste forme sarebbe meglio disporre di una macchina CNC, però poi la soddisfazione sarebbe veramente scarsa, come uno scultore che si fa fare la statua da un braccio robotizzato, è la stessa cosa.
Ed ecco la sua forma definitiva. E adesso dobbiamo fissare l'utensile stesso. Vi ricordo che questo è l'utensile della vecchia strozzatrice che uso sul tornio. Lo stringeremo qui in mezzo e lo fissiamo sulla piastra di sotto. Ecco, ho già fatto il piastrino con le forature e le controforature col filetto qui di 6, qui nella piastra, così da poter stringere qua attorno questo piastrino. Io non sto a farvi vedere tutti i passaggi perché altrimenti diventerebbe un video troppo lungo, diventerebbe un film. Quindi vi faccio vedere solo i passaggi più essenziali. Ecco, il piastrino va così. E adesso qui gli faremo un foro in testa per accettare l'utensile. Faremo un foro centrale, metà di qua, metà di là, per poter accettare l'utensile. Ho trovato una vecchia punta che è molto corta, perché altrimenti non ci stavo come altezza. Speriamo che ce la faccia. Mi ero dimenticato di farlo 0 per l'altezza. Ecco.
Ecco fatto anche il fermo. Adesso gli utensili dovrebbero entrare. Perfetto. E ora smontiamo questo pezzo. Eccolo. E ora, per fare aderire perfettamente questo utensile, andiamo a togliere con la fresa, andiamo a togliere 3 decimi che bastano sotto qui, così a modo di stringersi, e di sicuro non molla più la presa. Tra un lavoretto e l'altro ho fatto anche questo centratore. Così siamo sicuri del perfetto allineamento del coltellino. E adesso non ci rimane che andare a inserire 2 cuscinetti portanti nel disco di trazione. Ecco, ho già preparato la battuta dei cuscinetti sotto. Poi ci mettiamo 2 cuscinetti, uno sopra l'altro. Ci mettiamo la rondella in bronzo di scorrimento. Gli diamo una strinta così provvisoria. Adesso io mi rivedo tutte le viterie che sono da completare, gli ultimi controlli. Abbiamo completato tutta la viteria, abbiamo tutto sistemato, tutto a puntino. C'è rimasto solo da mettere questi tappetti che danno di serie. Questi naturalmente non servono di bellezza, ma servono per non far entrare i truccioli, che poi rovinerebbero l'OR di tenuta di questi cuscinetti. Ottimo. Qui abbiamo le 2 viti a brugola di 8 mm per fare un'ottima tenuta sul canotto principale della fresatrice. E non ci rimane che spostarsi sulla fresatrice e mettere in azione questo meccanismo. Avanti. Ora mettiamo su il nostro attrezzo. Dovrebbe essere semplicissima l'operazione. Ecco, è già agganciato. Stringo il tirante.
Ecco, l'unica cosa da tenere in considerazione è che sia in squadro e con la morsa riusciamo facilmente a fare questo. Ecco così perfettamente in squadro, e a questo punto stringiamo il collare dietro in maniera fissa. Ecco, il motore della mia fresatrice non ha problemi a sollevare questo ulteriore peso. Ecco, ora facciamo un primo avviamento. Siccome che non l'ho mai usata, lo faremo con una marcia molto molto lenta e possiamo partire. Mettiamo già rotazione inversa. Ecco. Come si vede fa la sua corsa e crea la spinta per questo asse verticale. Sopra qua rimangono 3 mm e anche qui in modo che l'OR del cuscinetto non vada mai fuori guida. Vedo che va tutto bene, quindi posso aumentare la velocità. Posso aumentare ancora. Posso aumentare ancora. Ecco, ho messo su il mandrino girevole graduato di mia costruzione. Questo è molto fermo e stabile. Ho già messo 0 gradi, ho già fatto lo 0 del coltello. Ecco, diamo un po' di olio naturalmente. Questa è un coltello per le chiavette di 6, quindi deve affondare 3 mm come regola. E iniziamo. Ecco, abbiamo fatti 3 mm. Ho notato che lavora molto meglio quando è sotto pressione che quando è quasi libero, e quindi bisogna adattarsi di conseguenza. Ok.
E anche quest'altra è fatta. L'ho fatto abbastanza presto. Ora continuo perché è un pezzo che poi mi servirà. Per chi vuole vedere il video di questo mandrino, che è fantastico, vi metto il link qui in alto e ve lo metto anche sotto nelle descrizioni. Ecco, abbiamo finito questo pezzo con 6 gole. Questo pezzo è particolarmente duro perché è un C40. Ecco. Naturalmente possiamo usarlo anche dalla parte esterna, per esempio per creare un mille righe. Ecco i pezzi appena usciti dalla stozzatrice, non sono niente male, quindi vuol dire che la stozzatrice fa il suo lavoro e io di questo sono molto contento. Anche il perno. Questo non l'ho completato perché è una cosa che non mi serve. Questo invece sì, che adesso dovrò fargli il trattamento di tempra e poi gli farò il perno adeguato. Molto bene. Ecco la nostra stozzatrice. Vi devo dire la verità, è stato un progettino non facile, non tanto per la realizzazione, ma quanto proprio pensare al progetto, perché un conto è vederla fatta e uno dice cosa ci vuole a farlo, e un conto invece è pensarlo dal nulla. Pensare dal nulla è una cosa così abbastanza difficilina. E da qua magari qualcuno può ripartire migliorandola ulteriormente. Il concetto di base però mi sembra sano. Bene. Il video finisce qui, spero abbiate gradito. Buona stozzatrice a tutti e un saluto per il prossimo video. Ciao ciao!